tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ristorante coreano. Siamo nel cuore di Corso Buenos Aires a Milano, in uno dei ristoranti tradizionali coreani storici della città. Sono molto emozionata oggi perché sono venuta a mangiare in questo ristorante che si chiama Gaia oltre 20 anni fa, no, tra i 20 e i 15 anni fa diciamo, quando ancora assolutamente a Milano nessuno parlava di ristorazione coreana, o più in generale nessuno in Italia conosceva addirittura dove si trovasse la Corea su una mappa. Non voglio esagerare, era veramente un paese molto poco conosciuto. La zona che è proprio questa, quella di Corso Buenos Aires, che va da Porta Venezia fino a Piazzale Loreto, è costellata da ristoranti tradizionali coreani a conduzione familiare, come del resto lo è anche Gaia, perché moltissime persone coreane erano venute a Milano nel corso degli anni a studiare, indovinate un po', incredibile, conservatorio e musica canto alla Scala. Molte di queste persone, creandosi letteralmente da zero delle opportunità di lavoro, hanno cominciato ad avviare dei business della ristorazione e quindi Gaia si innesta proprio in quel periodo storico dove tutto questo è successo. Il valore aggiunto che ha questo locale, almeno secondo me, è che è una trattoria a conduzione familiare estremamente sincera, senza fronzoli. Non immaginatevi un locale moderno, un locale come quelli che si possono trovare a Seul oggigiorno, ma è proprio per questo che sono emozionata. Quando varco questa soglia mi sento un po' come 15-20 anni fa, quando per la prima volta ho provato un ristorante coreano. Era estremamente semplice, quasi una trattoria, e quindi ancora adesso sento queste vibes di sincerità ogni volta che torno qui. Questo è il menù, praticamente l'hanno affisso sulla strada, è composto da piatti tradizionali coreani. La particolarità di Gaia sono le pietanze a base di carne, poi ci sono dei piatti che secondo me sono difficili da trovare anche a Milano, come per esempio questo tipo di zuppa. Ci sono delle pietanze a base di pesce, anche se non mangiate solamente carne, diciamo che qualche varietà anche vegetariana la potete trovare. E dai miei ricordi il piccante è davvero molto piccante. Questo è un aspetto che voglio sottolineare proprio per dire quanto sia davvero coreano questo ristorante. La cucina non è assolutamente ingentilita per venire incontro agli italiani, quindi spero non mi tornerà la gastrite, farò del mio meglio. Quello che vedete fuori è il menù, diciamo, base per far vedere un po'. Questo è il menù pranzo. Quindi fate i set? Sì, esatto, solo per il pranzo. Ok. Poi normalmente a cena abbiamo questi qua. Infatti vedete i rotoli, tutti i tipi di gnocchi. Poi dietro avete i ravioli, le frittate di patate e le costine di maiale. I primi piatti, che in realtà non ci sono i primi e i secondi, però li abbiamo suddivisi Per comodità per gli italiani. Per gli italiani li abbiamo suddiviso con una parte. I primi piatti sono praticamente quelli senza riso, mentre i secondi piatti sono maggior parte tutti con il riso, quindi zuppe, il bibimbap classico, il pesce, la carne, poi abbiamo anche tutti i tipi di zuppe. E qua è la parte, diciamo, sharing, perché sono tutte zuppe grandi, sono zuppe da 2 persone barra 4, dipende da come volete voi. E poi ci sono le piastre con la pancetta e con il manzo. Bene, ci siamo accomodate. Il locale all'interno, come vi preannunciavo, è molto semplice, molto rustico e sinceramente questa è la cosa che apprezzo maggiormente. I torni sono 4 di base, principalmente c'è sempre il kimchi perché è un contorno proprio classico coreano, che sarebbe la verdura fermentata dentro la salsa piccante. Poi a fianco avete le patate marinate nella salsa di soia, in mezzo avete la radice di loto marinata nella salsa di soia e i germogli di soia. Di base questi dovrebbero uscire in tutti i ristoranti coreani perché banchan, diciamo, è una cosa proprio importante per inizio pasto, durante il pasto si può mangiare, quindi a volte molte persone che vengono fanno il bibimbap, che sarebbe il classico, mettono a volte anche dentro i banchan per mischiare tutto insieme e mangiare tutto insieme. Grazie mille. Ci hanno appena servito i banchan, ovvero i contorni, dico tra virgolette perché è una traduzione un po' approssimativa, che solitamente vengono serviti in Corea come accompagnamento al pasto. Molto spesso vengono intesi in Italia come degli antipasti, in realtà è proprio una cosa culturale gastronomica coreana. Parto dai germogli perché il kimchi lo voglio lasciare alla fine perché so che è molto piccante.
Freschi, non sono particolarmente conditi, quindi come primo assaggio mi piacciono moltissimo. Radice di loto marinata. Sa molto di salsa di soia e voi direte grazie tante alla salsa di soia. Una salsa di soia che è molto densa, sembra quasi che la radice sia stata glassata, vedete? Non è particolarmente liquida. E poi vado alla patata, questo è un banchan molto comune che a me piace molto. Sapore semplice, una patata bollita, meno sapida ovviamente della radice di loto. E infine il mio amato kimchi, sicuramente mi distruggerà, ma è piccante. Si sente che è fatto in casa, non è particolarmente acido, ha una nota dolce persistente ed è molto forte. La cottura lo lasciamo fare al cliente, quindi potete decidere voi come farla, tanto cotta, un po' meno cotta, come volete voi. Dovete girarla un paio di volte, perché sennò diciamo si brucia una parte e l'altra parte non si cuoce. La girate un paio di volte e tempo di cottura è sui 5-10 minuti, dovrebbe essere tutto cotto. Dipende molto da voi, sì. La marinatura della carne come viene È fatta? marinato in salsa di soia. Solo salsa di soia? No, poi ovviamente ci mettono dentro verdure. Sui lati vedete tutte le verdure, sono cipolle, carote, cipollotti e funghi. Quando si cuoce la carne fa uscire il sugo e viene depositato ovviamente sui lati. Normalmente in Corea cosa si fa? Si prende quel sugo, si mischia insieme al riso e si mangia insieme. Ok. Quindi quello che vi dico è lasciate cuocere un po', se volete poi mischiarlo con il sugo non è male, ecco. Questo è il piatto principale che avevo intenzione di presentarvi in questo video, ovvero una grigliata di manzo coreana. Questa diciamo che è un po' la base di quello che è il pensiero sulla Corea. Ai coreani piace tantissimo la carne di manzo marinata, grigliata. Quanti di voi avranno visto serie K-drama in cui i coreani escono fuori a mangiare il manzo alla griglia? Questo tipo di grigliata mi riporta davvero indietro nel tempo, quando davvero a Milano c'erano pochissimi ristoranti coreani e io me ne ricordo due. Uno non c'è più, era sempre in questa zona, è stato il mio primissimo ristorante coreano, e questo è stato il secondo, che proprio serviva esattamente oggi come allora la carne grigliata in questa pentola col fornelletto al tavolo. Oggi siamo abituati a vedere le griglie con la cappa di aspirazione, la griglia stessa che viene cambiata più volte durante il pasto quando si spicca, invece qua viene servito in questo modo e quindi niente, adesso sono sul viale dei ricordi, farò un piantino. Guardate quanto sughetto sotto, che poi andremo a mettere sul riso. Il riso in Corea viene servito in queste ciotoline che trattengono il calore. È anche molto carina la mise en place tradizionale. Sono molto delicate. Sì, veramente, mi piacciono tantissimo. Si mangia questo piatto. Allora, si prepara il sam. Il sam è praticamente un involtino fit, perché è a base di lattuga, quindi prendete il pezzettino di lattuga, la foglia di lattuga, poi potete mettere un po' di salsa piccante, non voglio abbondare troppo perché la carne è già saporita. Potete aggiungere per esempio un pezzettino di kimchi, in questo modo, potete anche ometterlo, non è necessario per forza. E poi prendete la carne e poi avvolgete il tutto facendo appunto un involtino piccolino. Allora, in Corea lo mangiano in un sol boccone, io non credo di essere, cioè non sono mai così brava, però vediamo. È veramente molto buono la carne, nonostante sia a pezzi un po' grossi, in realtà è molto tenera, quindi non spaventatevi, la masticabilità è ottima, quindi adesso questa la lascio continuare a cucinare e le parti che sono già pronte ancora banciano. Virgi, devi assaggiarlo anche tu adesso. Adesso l'assaggio.
Come mi hanno consigliato, giustamente, vado a mettere nel riso un po' di brodo con la verdura. Rifacciamo così. Brodo super proteico, perché è appunto di carne di manzo, con un po' di verdura della marinatura. Mamma mia che buono! Brodo di carne, delizioso. È delizioso. Poi, se non volete che il riso si raffreddi, basta chiuderlo, così. È troppo carina. Sì, è veramente, È troppo carina. veramente carina. Questa carne, come dicevo, è di manzo, taglio roast beef. Come vedete è un po' nervosa, ci sono un po' delle innervature. In realtà non spaventatevi perché è molto morbida, si mangia facilmente. Il sughetto è pazzesco, la marinatura è proprio ben riuscita, si sente che è una carne che è stata marinata a lungo, è leggermente dolce ma non troppo, e poi si sposa benissimo con la salsa piccante, la salsa gochujang, che è a base di peperoncini, ha un sapore vagamente affumicato. Sottolineo sempre che è molto buono ed è insostituibile soprattutto. Infatti qualche volta quando faccio le ricette coreane, seguitemi se ancora non lo fate, sottolineo sempre appunto il fatto che non potete sostituirlo con nessun altro tipo di peperoncino, perché ha proprio dei sentori che sono una via di mezzo tra l'affumicato e il dolce, e soprattutto in Italia noi non abbiamo niente che possa assomigliare a questo blend piccante, dolce, affumicato. È buonissimo. Questa è la grandezza dell'involtino, dovreste schiacciarlo fino a renderlo piccolino piccolino. Alcune considerazioni mentre stiamo mangiando. Allora, questo piatto è da dividere in due, infatti viene proprio segnato anche in menù, che è per 2 persone, è molto abbondante, cioè noi siamo arrivati a metà, non abbiamo preso niente come antipasto o altri piatti, e vi dirò la verità, siamo già abbastanza a buon punto. Ha un prezzo secondo me onesto, perché stiamo parlando comunque di roast beef marinato, quindi ha bisogno anche di una preparazione abbastanza lunga e più o meno elaborata prima di essere servito. Per 2 persone costa 40 euro, quindi 20 euro a testa. Vi sazia, perché davvero, a parte i banchan, ma che sono proprio degli assaggini, non vi viene magari di ordinare altre cose, magari forse un dolcino alla fine. Quindi decisamente approvato, come dicono gli influencer. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo terminato il piattone. Questa è la griglia, tutto finito, grazie mille. E niente, una bella sorsata di acqua. Allora, con questo tipo di preparazione sta molto bene il macchiolli, che è proprio, diciamo, il vino, chiamiamolo così, coreano per antonomasia, ancora più del soju è indicato, però siccome stiamo girando il video dobbiamo rimanere concentrate, non ve l'abbiamo fatto vedere, però se venite qui ordinatelo perché fa parte comunque della tradizione. Mentre combatto con le unghie e con i denti per non andare in food coma, ma dalla mia espressione provata del viso si vedrà che abbiamo preso il dolcino. Allora, come dolce, classico rice cake coreano, che sì, mi scriverete sotto, ma il mochi, sì, ricorda il mochi, solo che è un po' più denso, non aspettatevi un dolce troppo colloso, vedete com'è spesso, e anche dalla consistenza è un po' più durino. E dentro c'è la marmellata di azuki, anche questa, vedete com'è compatta. Guarda l'assaggio. Le ragazze all'altro tavolo hanno preso il nostro stesso piatto, abbiamo già iniziato. Si era sprigionato proprio un profumino delizioso, magari
chi lo sa, magari l'hanno sentito e ci hanno replicato. Bene ragazzi, siamo alla fine di questo video, metto gli occhiali, uno perché c'è la luce forte, due perché sono in food coma, non ce la faccio più, non ce la faccio più, ma in realtà sono proprio contenta, è stato un pranzo della domenica questo, almeno per me e per Virgi, molto molto soddisfacente. Sono davvero felice di essere tornata in un posto che ha significato tanto per me, nel quale ci sono ancora tutte le vibes di inizio anni 2000, di Milano, di questa zona, Corso Buenos Aires, quindi mi sono davvero davvero divertita. Che dire di altro? Il cibo era delizioso, la marinatura della carne era spettacolare, la carne era tenera, saporita, si sentivano tutti gli ingredienti, le verdure, ci stavano benissimo e soprattutto era abbondante, infatti vi dico, adesso andremo a fare 2 pasti proprio per digerire. Voglio ringraziare i proprietari di Gaia perché ci hanno dato la possibilità di girare all'interno del loro ristorante e li ringrazio anche per averci preparato questo pranzo a base di manzo. Io vi invito a provare Gaia Restaurant qui a Milano in Corso Buenos Aires. Vi saluto, vi ringrazio per avermi visto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!